Nuova puntata di Facciamo finta che oggi è un grande onore perché insomma andiamo oltre confine. Adesso non so se posso dire esattamente da dove, ma è un collegamento che faremo veramente dall'altra parte del mondo e quindi io ringrazio fin d'ora il professor Cianti per aver accettato il nostro invito. Posso darti del tu, come stai? Volentieri, ti ringrazio. Io sto bene. Buonasera, buona serata a tutti. Bene, allora mi ha colpito molto il tuo punto di vista e quindi oggi andiamo sempre con la nostra consueta velocità. Noi raccontiamo delle storie, delle teorie facendo finta, quindi come al solito, mai più che ora la premessa è d'obbligo, nessuno si deve sentire offeso o magari possa venire un po' turbato da quello che noi raccontiamo, perché noi con il metodo del facciamo finta racconteremo delle cose che poi ovviamente potete e anzi vi invitiamo a verificare, a ricercare poi da soli dopo aver ascoltato questa puntata. Io partirei proprio insieme al professor Cianti dall'alimentazione perché è da qua che è partito un po' tutto quello che è il tuo mondo, tutti i tuoi studi e tutto ciò di cui parleremo quest'oggi, quindi lascio a te la parola. Sì, diciamo, ho iniziato ad approfondire il tema della nutrizione umana circa 20 anni fa, spinto da problemi di salute personali. Avevo già studiato nutrizione e alimentazione soprattutto dal punto di vista della prestazione sportiva. Poi naturalmente quando arrivi alla soglia dei 50 anni cominciano ad affacciarsi tutti quei piccoli disturbi, piccoli e grandi disturbi che conoscono tutti, ti cominci a fare delle domande. Quindi io ho studiato la nutrizione umana non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche dal punto di vista storico, sociale, economico. E è cominciata lì la mia ricerca che mi ha fatto domandare se tutto ciò che veniva raccontato ufficialmente corrispondesse alla realtà. Praticamente tutto quello che io ho trovato già si sapeva, soltanto non era stato messo in connessione. E quindi la gente brancolava da una notizia all'altra, come si dice oggi, una pilloletta di questo, una pilloletta dell'altro, senza riuscire a costruire un quadro completo. Ho messo insieme questi dati, li ho aggregati in una sorta di vademecum nutrizionale che io ho chiamato Evo Diet, dove attenzione, diet non sta per dieta nel senso che viene dato la parola, semmai ci dobbiamo rifare al diet anglosassone e alla dieta degli antichi greci, cioè lo stile di vita, perché sappiamo benissimo che la dieta intesa in Italia è una sorta di prescrizione medica, addirittura si fa le ricette, no? Con le percentuali, con i quantitativi, eccetera, eccetera, che è l'approccio più sbagliato che si possa fare. In natura non esiste nessun animale che mangia secondo un vademecum. In natura si mangia in base all'appetito e alla sazietà, o meglio alla fame e alla sazietà. La cosa macroscopica che immediatamente è emersa, emblema diciamo della truffa, uso questa parola non a caso, perpetrata contro l'essere umano, è stata quella di raccomandare un'alimentazione i cui cibi, i cui componenti sono responsabili di più del 90% delle malattie cui da sempre andiamo incontro. Questo è iniziato con la domesticazione umana 12.000 anni fa, quando siamo passati da un'economia di caccia e raccolta, quindi un'economia di sussistenza, estremamente profittevole, sia per la salute che per l'ambiente, perché nella sussistenza tu prendi dall'ambiente esclusivamente quello che ti serve in quel momento per nutrirti, senza distruggere risorse. Siamo passati a un'economia di produzione, la rivoluzione agricola, quindi la produzione agricola, che ha portato nella nostra alimentazione una serie di alimenti che non sono connaturati con la nostra biologia e che diventano in qualche modo
appetibili, edibili e digeribili, ma in malo modo, soltanto grazie a procedimenti tecnologici. Il più semplice di tutti è la cottura. Riflettiamo su queste cose. Nessun animale in natura consuma cibo cotto. Entriamo quindi nel vivo di ciò che tu suggerisci che si possa mangiare con tranquillità e ciò che invece toglieresti di netto dalla dieta umana. Oramai è dimostrato non solo io ho scritto molti libri in merito, ho molti articoli, ho fatto molte ricerche, tutte basate tra l'altro su studi scientifici, ma che chiaramente partivano dalla realtà. Quindi io ho osservato la realtà, ho detto vediamo cosa ci dice la scienza del reale e ho trovato continuamente conferme. Adesso questo stile alimentare che ha vari nomi, si chiama paleodieta, si chiama in tanti modi, dieta evolutiva, fondamentalmente si basa sugli stessi principi. Praticamente si eliminano quegli alimenti che non sono edibili, crudi, raccolti dall'ambiente. Tu non puoi mangiare i chicchi di grano se prima non li macini e non li cuoci. Da bambino io ho fatto questa prova, si andava nei campi, si prendeva le spighe e si mangiavano. Se inghiotti un chicco intero, il giorno dopo lo rifai tale quale. Se lo mastichi, un chicco ti rimane indigeribile per 6-7 ore. E questo la dice lunga, mi sembra, no? Sulla realtà di questi alimenti, che analizzati da un punto di vista nutrizionale scopriamo che danno più problemi che benefici. Chiaramente questi alimenti consentono di sopravvivere malamente, però lentamente fanno marcire il nostro organismo. E di questo ce ne accorgiamo nella terza, quarta, quinta decade di vita, quando comincia a manifestarsi l'obesità in primis, i problemi circolatori, il diabete e tutte le malattie cardiovascolari che ogni anno fanno in Italia 250.000 morti, Ecco, alla faccia del Covid. un argomento interessante che sto scoprendo, anche perché mi riguarda anche da vicino, è la cosiddetta intolleranza al glutine, che diventerà sempre più frequente. Quindi parliamo di questo fantomatico glutine. Beh, il glutine è una proteina contenuta in quasi tutti i cereali, ad esclusione del riso e del mais, per esempio, per la quale noi non siamo attrezzati alla digestione. Il glutine, una volta che inizia la digestione, viene scisso in gliadina e glutenina. La glutenina si riesce a digerirla, la gliadina è possibile da digerire per tantissimi mammiferi, non solo per gli uomini, perché manca l'enzima. Questa proteina diviene tossica, infiamma l'intestino. Quante persone ci sono in giro con la pancia gonfia? Per entrare nel torrente circolatorio deve letteralmente sfondare la barriera intestinale, la mucosa intestinale, e lo fa attraverso una proteina che si chiama zonulina. Ora questi meccanismi ce l'ha spiegati un gastroenterologo famoso in tutto il mondo, di origine italiana, che adesso però vive e lavora negli Stati Uniti. Una volta che ha sfondato la barriera intestinale, trova finalmente l'enzima che la digerisce e la scinde fondamentalmente in due proteine, una delle quali provoca forti reazioni autoimmuni nel nostro organismo ed è ubiquitaria, cioè può colpire tutti i tessuti, dal cervello al sangue ai muscoli. È responsabile di almeno 60 patologie di natura autoimmune, tra i quali la sclerosi multipla, tanto per fare un esempio abbastanza forte ed eclatante. L'altra proteina si lega ad altri peptidi e ha un'azione neurologica, cioè va al cervello, supera la barriera ematoencefalica sotto forma di esorfina, cioè di un composto che ha le stesse caratteristiche dei morfini. E questo ti dà quel senso di appagamento
E Quindi quindi, queste sorfine ci danno quel senso di gratificazione e soddisfazione, e ci rendono più idonei alla socialità, no? Quando si esce per mangiare, si va a mangiare la pizza con gli amici e magari si beve pure la birra, che contiene glutine, essendo un derivato dei cereali. Perché è una morfina, come tutte le morfine, da dipendenza, e da qui si viene al problema che hanno tantissimi con l'alimentazione Evo: toglimi tutto ma non mi togliere il pane. Toglimi tutto ma non mi togliere la pasta, perché c'è una forte dipendenza neurologica a questa sostanza. Quindi bisogna fare un passettino, un piccolo sforzo. e Ora, poi, l'effetto del glutine è lo stesso effetto delle lectine dei legumi e della caseina del latte. Fanno gli stessi danni. Per questo proseguiamo. noi diciamo escludiamole dall'alimentazione. E passando poi dall'alimentazione, in realtà poi i tuoi studi sono approfonditi anche in quella che è la natura umana e quindi voglio capire poi come dall'alimentazione sei riuscito anche ad affrontare anche temi molto profondi che adesso fra poco tratteremo, quindi un po' anche il comportamento umano, la società umana e siamo arrivati anche al libro di cui parleremo fra poco che è Benvenuti all'inferno. Come ti ho detto, ho studiato la nutrizione da tutti i punti di vista, quindi anche storico, sociale, economico, per scoprire, per esempio, che mentre per la massa, per il popolo, c'erano cereali, legumi e latte, per i potenti, per i guerrieri, per gli atleti, c'era la carne. La storia è ricca di questi episodi. E mentre nella storia dell'umanità la vita media del popolo, diciamo, spesso non ha superato i 25-30 anni, re e imperatori vivevano fino a 70-80 anni, esattamente come noi adesso. E qui consentimi di aprire una parentesi. L'aspettativa di vita attuale è 80-85 anni, non è reale, nel senso che noi facciamo sopravvivere queste persone con l'accanimento terapeutico. Che se noi da 50 anni in poi togliamo la pillola per la pressione, l'insulina per il diabete e tanti altri farmaci, queste persone muoiono subito. Quindi si resetta completamente anche l'aspettativa di vita. Però se mi spiego, è drammatico. Non è che si vive 80 anni e siamo più sani. Si vive 80 anni perché ci aiutano quei farmaci. E se ci aiutano quei farmaci non siamo sani. Mi sembra logico, razionale. Io ho sempre ragionato con la logica. E quindi arriviamo anche alla logica dei farmaci, alla logica dei farmaci e ci ricolleghiamo un po' anche, piano piano arriviamo anche ai giorni nostri, quindi magari Big Pharma, andiamo a vedere un pochettino queste grandi società che vivono proprio e si arricchiscono enormemente proprio con tutta la lobby dei farmaci. Sì, questo è un effetto collaterale dello stato di sottomissione cui è destinata la mandria umana. Comunque volevo rispondere ancora alla tua domanda precedente. Come sono arrivato a certe scoperte? Per due strade. Con la nutrizione ho iniziato il giornalismo d'indagine, quindi sono andato a scoprire, a cercare, ma non nei siti complottisti. Io mi baso unicamente su documenti istituzionali intesi come stati, intesi come Nazioni Unite, intesi come Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi da lì chiaramente trovi degli indizi e approfondisci la ricerca. L'altra strada che mi ha portato a capire meglio il genere umano è che studiando la nutrizione senza studiare l'antropologia, ma l'antropologia quella vera, quella del secolo scorso, quando l'antropologo passava là in mezzo a queste tribù di selvaggi e ci ha raccontato tutto della loro struttura sociale, della loro famiglia, della loro nutrizione, della loro salute. In un certo senso quelli erano ancora i veri uomini, quelli che io chiamo sapiens allo stato brado. Noi siamo
Homo sapiens domesticus, addomesticati, chiusi nei recinti, si chiamano città, ma sono delle stalle, spesso da un punto di vista reale sono delle stalle, e quindi chiaramente tutte le nostre caratteristiche, anche quelle di comportamento, anche quelle del sentimento, delle emozioni, sono distorte da questa vita non più libera. Oltretutto abbiamo perso ogni contatto con la natura e, cosa ancora più tremenda, sono riusciti in 3 secoli a toglierci la spiritualità dall'illuminismo in poi. Se tu togli la spiritualità a un vivente, gli togli il libero arbitrio, per cui non è più in grado di capire istintivamente cosa è bene e cosa è male, e lo puoi costringere a qualsiasi nefandezza. L'esempio più lampante del mondo animale l'abbiamo con il maiale, perché una cosa è il cinghiale allo stato brado, che è lo stesso animale, stesso identico DNA, e un conto per il maiale nella stalla. È cambiato l'aspetto fisico, è cambiato il carattere, il comportamento, tutto. Non so se mi spiego, mi sembrano lampanti queste cose. Rivedo molto la fattoria di Orwell in tutto questo, quindi proprio gli animali della fattoria. E quindi arriviamo, quindi, Allora, ti posso bloccare? prego. Sai il vero nome di Orwell qual era, no? Si chiamava Blair, come il ex primo ministro inglese. Lui veniva da una famiglia di colonialisti lui è nato in India, quindi sapeva benissimo queste cose, perché le elite queste cose sono loro che le gestiscono, quindi le conoscono bene. Andremo poi anche in altre puntate ad approfondire quello che è successo anche a livello di DNA, quindi sembra che sia stato così implementato il gene della paura per rendere l'uomo in tutto e per tutto quello che viene definito da alcuni genetisti come un animale addomesticato. E È quindi così. se è stato addomesticato sarà addomesticato da qualcuno. Se vediamo l'umanità come una mandria, ci sarà un mandriano, e qui apriamo un altro capitolo che ti chiederei solo di sfiorare per ovvi motivi, perché ci tengo anche all'apertura, alla continua apertura di questa trasmissione, alla continuità di questa trasmissione, ma è anche giusto raccontarlo. C'è una mandria, c'è un mandriano, andiamo ad approfondire anche, andiamo a vedere anche nelle tue teorie chi rappresenta questi, chi sono questi mandriani. Dunque, saltando di palo in frasca, perché si potrebbe approfondire il discorso delle mutazioni genetiche che noi ci portiamo dietro e che sappiamo, ce lo dice la scienza, che non sono possibili in natura ma solamente in laboratorio. Di questo si deve ringraziare Mauro Miglino e Pietro Buffa, hanno aperto una strada che io ho approfondito analizzando il DNA anche di tutti gli animali addomesticati e di tutte le piante addomesticate. Si trova sempre questa dizione, genoma riarrangiato. Mi chiedo cosa significa. Addirittura, per esempio, il grano, che in origine era un'erba diploide, è diventato tetraploide, addirittura nel caso del grano tenero esaploide. Cioè, di ciascun cromosoma ce ne sono 6 copie invece di 2, come nella maggior parte dei viventi. Sono tutte cose che si possono fare in laboratorio, ma non sono possibili in natura. Perché le mutazioni in natura casualmente possono avvenire, ma in questi casi l'individuo muore oppure diviene sterile, quindi non trasmette queste mutazioni. Naturalmente si deve supporre per logica, come è il nome della tua trasmissione, che ci sia stato un intervento esterno. Chi lo abbia, diciamo, questo intervento operato, io non lo so con certezza. Nel mio libro io porto 700 ricerche scientifiche accreditate sulle maggiori riviste internazionali e chiaramente questo non ce lo dicono, quindi io non lo posso affermare. Darò la mia ipotesi nel libro che sto terminando,
che si chiama L'ultimo uomo e che parla appunto di questo livello superiore, che è un livello metafisico, per il quale non ho le prove, posso solo portare la mia esperienza, e proprio per questo l'ho scritto sotto forma di romanzo. Quindi ognuno se lo legge come crede. È una bella avventura oppure qualcos'altro. Bene, ricollegandoci anche a quello che è la parte comportamentale, mentre tu parlavi, mi viene l'esempio dell'antenato del toro, di questi bovini quasi indomabili che c'erano una volta, al cospetto invece del bovino attuale, che è decisamente più mansueto e più disposto anche a essere addomesticato dall'uomo. E quindi si può pensare che come una sorta di parallelismo anche un po', e vado anche lanciando uno spoiler, anche gran parte della popolazione mondiale attuale sia stata un po' così rivisitata e rivista per essere più mansueta, più controllabile, ecco. Sì, circa 10-15 anni fa è stato concluso, diciamo, la mappatura del genoma bovino e si è visto che il 1,5 miliardi di bovini presenti attualmente sulla Terra derivano tutti da 80 femmine allevate in area mesopotamica nell'arco di un'area di circa 250 km quadrati, quindi estremamente ristretta. Femmine di uro preistorico. Ora, noi sappiamo che l'uro preistorico era un animale selvaggio e indomabile, tant'è che l'ultimo esemplare si è estinto in Polonia nel 1627, quindi lo conosciamo bene. Guarda caso era una femmina. In tutti questi millenni non siamo mai riusciti ad addomesticare l'uro. È stato usato come selvaggina per sacrifici, per tanti motivi, nei circhi, nelle arene, ma non siamo mai riusciti a domesticarlo. Come hanno fatto 8000 anni fa, appena usciti dalla preistoria, ad addomesticare un animale così selvaggio? Magari a livello Se noi genetico. guardiamo se noi guardiamo il genoma del bovino attuale, ci dicono gli scienziati, ha un DNA molto simile a quello umano, completamente riarrangiato dal punto di vista riproduttivo, dal punto di vista della lattazione e soprattutto dal gene della paura, questa famigerata stapmina che solitamente negli animali sta in cromosoma poco importanti. Nell'uomo è stata trasferita nel cromosomo 1, che è quello più grande come dimensioni e quello che contiene le funzioni fondamentali. Quindi, venendo poi anche a quello che è il tuo libro, perché si parla prima del passato, poi del presente e magari tratteremo anche il futuro, questo genere della paura, se lo paragoniamo alla paura attuale, al terrore, il terrorismo e la paura in mille sfaccettature, effettivamente direi che i risultati sono di un ottimo risultato a livello di controllo e a livello di guida di questa mandria, di questa popolazione. Tutte le mutazioni avvenute nell'uomo e negli animali domestici, ma parliamo di quelle avvenute nell'uomo, hanno due esclusive finalità: creare un animale idoneo a sviluppare tecnologia, quello che noi impropriamente chiamiamo civiltà, non è civiltà, è tecnologia, e ad essere estremamente sottomesso. È sempre stato così, da quando esiste l'Homo sapiens.
E fra l'altro mi voglio poi ricollegare che quindi, come al solito, quando si cerca di controllare la natura, magari poi questa risponde anche cercando di ribellarsi, in cui se pensiamo di produrre in serie come in fabbrica tutta una sorta di individui, magari un 3% di questi risulta, tra virgolette, non idoneo, vagamente difettoso, comunque con qualche caratteristica diversa rispetto ad altri, e questo 3% ricompare, lo sentiamo in un sacco di teorie, tra cui in quello che ci racconti tu, in questo 3% di popolazione mondiale che sembra non voler proprio seguire gli altri. Sono difetti di fabbrica sfuggiti al controllo qualità. Li hanno sempre chiamati eretici. Dante Alighieri, Giordano Bruno, prima ancora Platone. Quando hanno potuto li hanno mandati a rogo, oppure in esilio, perché era la nota dissonante. Anche oggi è così. Si, si pensa e ci si chiede se questo 3% possa in qualche modo bastare per cercare di cambiare le cose, e parlo magari chiedendo a chi si ritiene in questo 3% se parlare con il restante 97% e alla fine si ottiene un qualcosa, ci può portare qualcuno dalla propria parte, oppure si batte incessantemente contro un muro, una sorta di mulino a vento. E quindi questo è molto presente, quando si ha un pensiero diverso. Qual è un po' la tua opinione? Io vedo molti che si accaniscono nel voler parlare con più persone possibili, ma non ottengono tanti risultati, e quindi potrebbe essere una formula, una soluzione, oppure questo 3% è destinato a stare solo con il 3%. Quella che io chiamo mandria è geneticamente irrecuperabile, quindi è tutto inutile. Va comunque gestita. Chiaramente un conto è gestirla per scopi, consentimi la parola, satanici. Un conto è gestirla per il loro bene, cosa che non è mai stata. Perché È una lotta che non finirà mai. infatti molte persone parlando dicono sì, ma magari ma non me ne parlare, io non lo voglio sapere. Quando si racconta anche un po' a forza a qualcuno una realtà, un'ipotesi, anche solo pensando di fare del bene, spesso gli si fa del male, perché o non si è pronti o magari c'è una parte di loro che proprio non vuole sentir parlare. Quindi chi guarda questa puntata, penso che già dal momento che guardano questa puntata magari fanno parte di questo fantomatico 3%, e a loro volta anche lo sconforto nell'aver provato a parlare di molte teorie a familiari, amici, anche amici, che però spesso poi si riscontra essere molto diversi. E quello che stiamo vivendo in questo 2020 penso che sia stato un po' una cartina al tornasole per vedere di fronte a un qualcosa di grosso, di grande come una pandemia, come hanno reagito le persone. E penso che ognuno di noi, nella propria cerchia di amici anche abbastanza stretto, possa aver avuto delle sorprese in un senso o nell'altro. Per capire quello che sta succedendo in questi ultimi tempi, bisogna fare questa riflessione. Serviva un drastico cambiamento, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista antropologico. Non a caso da tempo si parlava di quarta rivoluzione industriale e di post-umanità. Perché? Perché quel progresso tecnologico che loro spingono da 12.000 anni, vi faccio un piccolo inciso, l'uomo compare sulla Terra quasi 3 milioni di anni fa. Per 3 milioni di anni tecnologicamente non si va oltre la pietra scheggiata e il bastone. 3 milioni di anni. In 12.000 anni siamo passati dalla pietra scheggiata allo spazio. È razionale questa cosa? Si può parlare di evoluzione spontanea? Non credo. Il pressing che la mandria umana ha sempre avuto dalla domesticazione in poi è sempre stato quello dello sviluppo tecnologico, mascherato con le parole sviluppo, progresso, benessere.
E io ti chiedo, e chiedo a chi ci ascolta, in 12.000 anni è scomparsa la miseria? È scomparsa la povertà? È scomparsa la schiavitù? Sono scomparse le malattie? Mi sembra che tutto è rimasto uguale se non è peggiorato. Quindi tutto questo grande progresso dove sta? È stato un progresso tecnologico, esclusivamente tecnologico. E siccome adesso si stava arrestando, vi faccio due esempi eclatanti. Abbiamo inventato l'automobile 150 anni fa. Siamo fermi all'automobile, non c'è stato sviluppo. Il primo uomo nello spazio è andato 60 anni fa. Siamo fermi, ancora non siamo sulla Luna. Quindi questa stagnazione tecnologica non andava bene. In parallelo, la mandria umana diveniva sempre più numerosa, sempre più vecchia, sempre più onerosa e sempre più inefficiente. Quindi andava fatto quello che adesso chiamano il grande reset. Banalmente. Siccome negli ultimi 10 anni ha cercato di portarci a questo punto con la carota, cioè con le belle parole, adesso hanno usato il bastone, che si chiama Covid. Il terrore farà cambiare completamente le persone e farà accettare, sta già facendo accettare quello che una volta non sarebbe stato possibile. E quindi ora non ci rimane che vagliare il futuro e quindi colgo un po' la palla al balzo di quello che ci stai raccontando perché magari il prossimo passo si parla di Internet delle cose, il 5G e poi ci soffermiamo anche su postumanesimo e transumanesimo che sono due cose ben distinte e vorrei parlarne insieme a te. Dunque, l'obiettivo dal punto di vista antropologico è di degenerare ulteriormente l'uomo come lo conosciamo, che già è abbastanza degenerato, non facciamoci illusioni, trasformandolo in un cyborg di carne e di metallo. Il 5G serve a questo. Nel mio saggio, Benvenuti all'inferno, parlavo di ricerche oramai ventennali che ci spiegano come si può influire sul carattere, sui comportamenti, addirittura sulla attività motoria degli animali. Esperimenti fatti con topi, naturalmente, così si dice. Per esempio, si sapeva che attraverso, diciamo, operazioni invasive, inserimento di elettrodi per esempio, si riusciva a gestire il comportamento motorio degli animali. Ma 10 anni fa si è scoperto che lo si poteva fare in modo non invasivo. In che modo? Inoculando nel topolino con un virus disattivato delle particelle ferrose che noi sappiamo andare a depositarsi nell'area motoria del cervello. Dopodiché, con l'elettromagnetismo, a distanza, si riscaldano queste particelle e si manovra il topolino come si vuole. Si fa correre, si fa ribaltare, si fa fermare. Sappiamo, e completo l'informazione, che la maggior parte dei vaccini tradizionali contengono nanoparticelle di alluminio. Li chiamano adjuvanti, dovrebbero servire a rendere più efficace il vaccino. L'alluminio è un elemento che non esiste nel nostro organismo, profondamente neurotossico, e va a depositarsi nel cervello. Ben lo sanno i dializzati che soffrono tutti di encefalopatie. Se noi mettiamo questo insieme allo sviluppo, oramai in piena esplosione del sistema 5G,
col quale si vorrà costruire una zuppa elettromagnetica, come la chiamano loro, che avvolgerà tutto il pianeta e alla quale nessuno potrà più sfuggire, si capisce che è banale intervenire su qualunque aspetto dell'essere umano, come robottini radiocomandati. E, consentimi, c'è un aspetto ancora più drammatico di questa situazione, ed è che le persone non si rendono e non si renderanno mai conto. Si troveranno a compiere gesti che non hanno voluto, a pronunciare frasi che non hanno pensato, ma oramai sono talmente confusi fra realtà e reality che non ci faranno neanche caso. Saranno soli, saranno disperati, non avranno più tutele da nessun punto di vista perché le stanno togliendo tutte. Dovranno continuamente essere nomadi perché si dovranno spostare seguendo il lavoro e verranno banalmente terminati quando non saranno più efficienti. Ma con un click. E tutto questo sistema del 5G è ancora più drammatico perché con l'attuale sistema piramidale di controllo sociale, per cui ci sono tutta una serie di caste, no? Le massonerie, i gesuiti, l'esercito, i politici, e poi in fondo ci sta il popolo, devi impegnare milioni di persone in modo da gestire completamente le masse. Ma con l'intelligenza artificiale e col 5G tu potrai direttamente intervenire su ciascun individuo, ad personam, uno per uno, e non sarà più necessario avere necessità di milioni di utili idioti a disposizione. Sarai tu o quelle poche entità che stanno con te che direttamente, avendo in mano tutti gli algoritmi, gestiranno l'intera umanità. Bene, bene per modo di dire, non ci resta che chiudere. Abbastanza drammatico, io mi rendo conto e me ne scuso, però questi sono fatti. No, noi facciamo finta, noi raccontiamo delle teorie, delle storie che però magari in qualcuno che ci ascolta può trovare delle analogie. Poi ovviamente in questa visione di un'umanità in stile formicaio vorrei poter chiudere anche un po' con una sorta di speranza, se c'è. Vediamo se riusciamo a chiudere con una puntina di ottimismo. Allora io ti devo correggere, scusami. Io non faccio finta che io espongo fatti constatabili da chi. Basta andare a verificare. Sì, sì, no, ma Quindi quando parlerò di metafisica, parlerò di metafisica. Adesso parlo di cose reali. io parlavo della La nota filosofia della ottimista. trasmissione, quindi no, sicuramente ti ho fortemente voluto in questa trasmissione perché ho stima del lavoro che fai, ma io parlavo proprio della filosofia dell'intera serie di puntate della trasmissione. Ascoltami, io sono vecchio, sono solo al mondo, non ho ambizioni, non mi interessano i soldi, non mi interessa il potere, mi interessa solamente la verità. Da 3 anni subisco attentati, subisco vessazioni di ogni genere. Se mi volevano fermare, sarebbero già riusciti. Loro sanno che mi possono fermare solo con un calibro 9 nella testa. E ancora non hanno il coraggio di farlo. La mia bandiera si chiama onestà intellettuale. Io posso sbagliare come tutti, ma quando porto prove, pretendo che si guardi queste prove. Poi le discutiamo. Nota di ottimismo, perché io guardo al futuro. Allora, io ho pensato che per questa povera umanità ci può essere una soluzione, e l'ho verificata con i numeri, quindi non parlo di teorie, che si chiama Eco Village, cioè piccole comunità sociali dove l'individuo è al vertice della struttura, subito dopo viene la famiglia tradizionale, in ambiente ecologicamente sano e vivono di sussistenza. Bene, siamo giunti
realmente la conclusione. Io veramente ti ringrazio, Giovanni, anche per la tua amicizia, oltre che per la tua disponibilità. E so di aver trattato una puntata molto forte, ma ci tenevamo anche a portare questo punto di vista, il tuo punto di vista, anche in onore al merito a tutto il lavoro che fai e che continui a fare. Quindi il mio è semplicemente un ringraziamento alla fine per la tua partecipazione a questa puntata. Sono sempre più che disponibile al maggiore e più grande dibattito possa sorgere. E Ti questo, ringrazio. e questo dimostra che la nostra stima è ben riposta. Io quindi vi invito a guardare anche tutta la serie delle nostre puntate su tutti i canali social, YouTube, Facebook, quindi cercate Facciamo Finta Che anche per andare a rivedere anche tutte le altre puntate, anche perché come dice il professor Cianti c'è sempre un filo rosso, un filo conduttore, qualcosa che le unisce un po' tutte, quindi allontanandosi un attimo e guardandole un po' tutte nell'insieme, magari potete avere suscitare una sorta di reazione, quindi cercare di capire un messaggio nascosto. Grazie ancora per averci scelto anche questa settimana, un abbraccio, andiamo in sigla, appuntamento alla prossima puntata.